vi devo domandare una cosa. Secondo voi è educato dire a una persona che è grossa? Ma cosa c'è nel cervello? Le scimmie urlatrici? Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Io sono Susanna, insegnante di italiano per stranieri e fondatrice di Arcos Academy, la scuola di italiano online. No, non sono diventata totalmente matta ponendovi quella domanda all'inizio del video. Semplicemente, in questa nuova puntata del format Italiano in 5 minuti, impareremo altri 3 falsi amici tra italiano e inglese. Prima di cominciare il nostro video, vi ricordo di iscrivervi al canale. Poiché vi ho fatto quella strana domanda all'inizio del video, suppongo che abbiate capito quali siano i falsi amici che analizzeremo oggi. Domandare. Domandare sembra una parola italiana innocua, giusto? Forse saprete già che domandare è sinonimo del verbo chiedere. Ma perché allora ho inserito questo verbo nella lista di false friends? Perché in realtà è capitato più di una volta che i miei studenti stranieri di italiano lo utilizzassero per tradurre l'inglese to demand. Domandare è traducibile col verbo to ask, mentre l'inglese to demand, nonostante sia graficamente uguale al verbo italiano, si traduce con richiedere, esigere. Alla fine ti hanno domandato un documento di identità in posta? No, gli ho solo fatto vedere l'avviso di mancata consegna del pacco. Educato. Quest'altro termine italiano può effettivamente crearvi dei dubbi. Anche qui è tutta colpa della somiglianza grafica tra l'italiano educato e l'inglese educated. Educato indica una persona che si comporta civilmente, con cortesia. Una possibile traduzione inglese è polite. Educated, al contrario, si traduce in italiano col termine istruito. Non è detto che una persona istruita sia anche educata. Grosso, lo ammetto. Non ho sentito i miei studenti sbagliare questa parola tanto quanto le altre che vi ho spiegato prima. Non tanto, ma qualche volta sì. Cosa significa grosso in italiano? Questo aggettivo indica qualcosa o qualcuno che va oltre delle dimensioni considerate normali, in particolare legate alla pesantezza e alla vistosità. Non avevo mai visto una formica così grossa. Avete indovinato quale termine inglese può essere confuso con l'italiano grosso? Ve lo dico io. Gross. Non è un errore molto comune tra i miei studenti, ma ho ricevuto qualche domanda al riguardo. Susanna, ma gross in italiano si dice grosso? No, vero? Come posso tradurre gross in italiano? Se volete utilizzare un aggettivo, allora potete scegliere schifoso, disgustoso. Se invece la vostra è una esclamazione, potete dire che schifo. Sei disgustoso.
Mangia con la bocca chiusa, per favore. Ecco qui 3 termini italiani che possono crearvi dei dubbi nel passaggio da inglese a italiano. Vi è mai capitato di sbagliare i contesti di utilizzo di domandare, educato e grosso? Ora tocca a voi. Scrivete nei commenti un esempio con il falso amico educato. Come sempre, grazie per aver passato del tempo insieme a me. Io, Susanna, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.